Ciao a tutti, oggi vediamo come cucire una cintura da running, che è una sorta di marsupio che serve a portarsi dietro il minimo indispensabile durante l'attività fisica, in modo che non intralci i movimenti e da non perdere nulla per strada. Per prima cosa bisogna prendere le misure della circonferenza dei fianchi. Io ho tolto circa 10 cm per avere una cintura ben attillata e che non crolli con il peso di ciò che ci metterò dentro. L'altezza dipende dai gusti e dallo spazio di cui si ha bisogno. Io ho calcolato 26 cm per avere una cintura finita di 12, togliendo anche i margini di cucitura. Ho disposto le due stoffe doppiate e ripiegate dritto contro dritto e le ho cucite lungo il lato lungo, una completamente, l'altra lasciando degli spazi aperti che andranno a formare le tasche. Ho utilizzato un punto sopragitto per tessuti elastici, ricordando di fermare i punti sia all'inizio che alla fine della cucitura con un punto indietro. Ho utilizzato due stoffe elasticizzate, una, quella più chiara, leggermente più lunga, ma queste divisioni dipendono dai gusti e dalla disponibilità della stoffa. Si può anche decidere di fare tutto dello stesso colore. Dopo aver cucito rivoltiamo. Ho fatto scorrere la cucitura della parte senza tasche al centro in modo da poterla nascondere sul rovescio una volta indossata. Prima di rivoltare l'altra parte ho tagliato delle piccole tacche al termine e all'inizio delle cuciture e ho fatto scorrere la cucitura verso l'alto. Le piccole tacche mi serviranno per ripiegare con più facilità la stoffa e fare un piccolo orlo alle taschine. Io ho utilizzato uno zigzag. Poi con un normale punto dritto ho suddiviso le tasche. Io ne ho fatte tre, una più grande per il cellulare, una per le chiavi e una per un fazzolettino. A questo punto bisogna solo congiungere le due parti. Ho ripiegato di circa mezzo centimetro i margini del dietro, la parte più scura, e l'ho infilata sul davanti. Ho spillato in posizione e poi ho cucito con uno zigzag, stando attenta a prendere tutti gli strati nella cucitura. Il procedimento va ripetuto tale e quale dall'altra parte. Ecco il risultato finale. Ci sono diversi modi per realizzare questo tipo di cintura e questa è solo la mia versione. Qui sotto trovate il link ad una bacheca Pinterest con diverse idee che potrebbero esservi utili. Fatemi sapere qual è la versione che preferite nei commenti. Un saluto e alla prossima!